Com'è possibile che alcuni video su YouTube ottengono un sacco di visualizzazioni, iscritti, commenti, like, condivisioni e altri invece sono sepolti nella marea di contenuti di video all'interno della piattaforma? Beh, lascia che ti dica questo, non è questione di fortuna, ma è questione di capire come funziona l'algoritmo. E all'interno di questo video allora ti porterò con me, ti farò conoscere alcuni criteri fondamentali, dandoti anche dei consigli pratici e andremo a vedere anche due casi studio di come deve essere fatto il tuo video, di come deve essere ottimizzato il tuo video per far sì di andare a favorire l'algoritmo verso la tua parte. Quindi se finora stai faticando a ottenere i primi posizionamenti con i tuoi video per determinate parole chiavi, all'interno di questo video capirai queste 4 cose messe in croce che ti permetteranno invece di ragionare in modo diverso dal tuo prossimo video che andrai a pubblicare su YouTube. Se ancora non mi conosci, io sono Mimmo Ungaro, all'interno di questo canale mi occupo di YouTube marketing, di SEO per YouTube, di funnel marketing per il settore dell'infobusiness e di digital marketing. Aiuto principianti, liberi professionisti e piccoli artigiani a trovare più clienti attraverso il web e soprattutto attraverso YouTube. Adesso non ci perdiamo in chiacchiere, se ti piace questo video metti like, iscriviti, attiva la campanella e fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi. Soprattutto se vuoi fare un salto, se vuoi completamente dare un boost al tuo canale YouTube, sotto in descrizione ho preparato un regalo per te. Clicca e vai a vedere. Quindi come funziona questo algoritmo di YouTube in questo 2025? Andiamo a vedere questi concetti chiave importantissimi che, se li vai a capire e li vai a mettere in pratica all'interno del tuo canale YouTube, ti permetteranno veramente di ottenere risultati straordinari, perché andrai ad accendere un faro sul tuo canale YouTube da parte dell'algoritmo di YouTube. Innanzitutto, cosa vuol dire algoritmo? YouTube ha un sistema automatizzato chiamato appunto algoritmo che decide quali video mostrare agli utenti. Questo algoritmo si basa su due principali segnali. Il primo è il comportamento dell'utente, come la cronologia di visualizzazione, gli interessi e i video visti di recente. 2. Le performance del contenuto, come il tasso di click, il tempo di visualizzazione e l'engagement, ovvero tutte quelle azioni che l'utente fa all'interno di un video, come mettere like, commenti, condivisioni, eccetera. YouTube ha 3 principali algoritmi e non uno solo. Molti pensano che l'algoritmo sia uno, ma in realtà ce ne sono 3, ok? Almeno per quelli che si conoscono. Il primo è l'algoritmo del home feed. Praticamente la home page, in questa sezione va a mostrare i video che YouTube pensa possono interessarti in base alle tue abitudini che fai all'interno della piattaforma. 2. L'algoritmo della ricerca, ovvero search. Qui vince l'ottimizzazione SEO, parole chiave nel titolo, nella descrizione, tag, file del video, quindi anche la parola chiave, anche nominare il file del video con la parola chiave per cui intendi posizionarti è di fondamentale importanza, e i sottotitoli. È l'unico spazio dove la SEO classica è cruciale. 3. L'algoritmo dei suggest, cioè dei video consigliati. Qui entrano in gioco sessioni di visualizzazione e contenuti simili. Se il tuo video è simile per titolo, tema e pubblico ad altri già performanti e presenti, YouTube potrebbe consigliarlo nei video consigliati nella barra laterale destra, ok? Andiamo a vedere adesso i 4 fattori fondamentali per l'algoritmo in questo 2025. Il click-through rate, CTR, acronimo, è fondamentale per l'algoritmo di YouTube. Vuole dire quanto è efficace il tuo titolo e la miniatura nel convincere le persone a cliccare. Dovresti mirare ad un CTR, a un click-through rate superiore a 5-6%. Per fare questo devi lavorare bene sul titolo e sulla copertina, perché sono quei 2 elementi fondamentali che fanno prendere la decisione di scegliere il tuo video nella home page, nella fase di ricerca dell'utente, piuttosto che scegliere un altro video. Il watch time, importantissimo questo parametro. Non basta che le persone clicchino,
solamente all'interno sul tuo video, ma devono anche rimanere a guardare il video per un buon periodo di tempo. Sotto i 2 minuti è considerato una cosa negativa, mentre oltre 5-6 minuti è un ottimo segnale positivo per l'algoritmo di YouTube, ok? Più persone riesci a trattenere all'interno nella visualizzazione del tuo video, più aumenta il watch time e più dai un segnale all'algoritmo di YouTube che il tuo video vale la pena andarlo a posizionare nei primi risultati. 3. Engagement, commenti, like, condivisioni, iscrizioni. L'algoritmo legge questi segnali come: questo video piace davvero, ma attenzione, non forzare o chiedere i like in modo meccanico, fallo in modo naturale all'interno mentre che stai sviluppando il tuo video. E infine la sessione di visualizzazione. Questo è altrettanto un fattore importante. YouTube vuole che il tuo video tenga le persone all'interno della piattaforma, perché poi alla fine dei conti l'obiettivo di YouTube qual è? È quello di guadagnare soldi attraverso la vendita di spazi pubblicitari all'interno dei tuoi video, se questo ovviamente tu hai attivato la monetizzazione, oppure semplicemente perché YouTube vende questi spazi pubblicitari agli inserzionisti, come imprese, aziende, medie, grandi, quello che siano, persone anche privati che vogliono fare pubblicità su YouTube, e YouTube offre questi spazi pubblicitari all'interno dei video dei creators, ok? Per andare a monetizzare sia YouTube, sia la piattaforma stessa, e sia anche una piccola parte, una piccola percentuale va a finire ai creators, ok? Quindi, se l'obiettivo di YouTube è quello di guadagnare attraverso la vendita della pubblicità, quale modo migliore può usare per arrivare a questo obiettivo? Andare ad avere sulla sua piattaforma dei video che di fatto mantengono incollati gli spettatori all'interno della piattaforma, perché più le persone guardano video, più YouTube guadagna soldi, ok? Questa è un'equazione semplicissima da capire. Quindi sessione di visualizzazione è importantissima, perché appunto aiuti l'algoritmo di YouTube a capire che il tuo video ne vale la pena di prenderlo in considerazione. Se invece l'utente chiude YouTube dopo aver visto il tuo video, questo non sarà più spinto dall'algoritmo, perché in questo modo l'algoritmo capisce che il tuo video addirittura fa scappare anche le persone dalla piattaforma, quindi questo non lo vuole e quindi ti penalizza, andando a seppellire sostanzialmente il tuo video nei risultati di ricerca, e quindi non sarà visibile, o comunque avrà pochissime visualizzazioni. Adesso, capito questi 4 concetti messi veramente in croce, che sono di fondamentale importanza, soprattutto quelli che vedi qui a schermo, ok? Oltre ad aver capito cos'è l'algoritmo di YouTube, adesso vieni con me che ti porto a vedere invece 2 casi studio di 2 video che, secondo la mia esperienza, hanno ottenuto grandi risultati proprio grazie a quello che ci siamo appena detti, e ovviamente anche grazie ai creator stessi che hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, il primo video, come puoi vedere qui a schermo, è questo. L'ho preso come caso studio perché di fatto è un video che ha ottenuto un bel po' di visualizzazioni, engagement eccetera, ha circa ottenuto 75.000, quasi 76.000 visualizzazioni. È vero che è stato pubblicato 10 anni fa, ma comunque sono parecchie visualizzazioni, e poi anche come engagement 28 commenti, 922 like. Engagement 1.2%. Questo è essenzialmente l'estensione di VDQ. Se ti interessa, sotto in descrizione trovi il link per poterla scaricare all'interno del browser, all'interno del tuo canale, all'interno di YouTube, così che puoi avere delle metriche importanti per fare la SEO su YouTube. E soprattutto c'è questo outlier, che è un parametro offerto da VDQ che sta ad indicare che negli ultimi periodi
questo video ha avuto un'esposizione straordinaria rispetto all'andamento del canale intero. Ok, quindi questo di fatto è un video che ha ottenuto un buon posizionamento. Infatti è uno dei primi risultati di ricerca quando vai a scrivere la parola chiave come sedurre una donna. Ok, come sedurre una donna, molto bella tra l'altro, e questa è una long tail keyword, una parola chiave composta da 3, 4, 5 parole chiave che sono più facili da posizionare rispetto ad una parola chiave secca, come per esempio sedurre una donna. Ok, quindi è andato ad ottimizzare il video per questa long tail keyword, come conquistare una donna molto bella. Di fatto ha utilizzato un titolo in questo modo e una bella copertina con una donna e un testo in rosso che è ben leggibile. Quindi di conseguenza questo è un video che è stato scelto più nella maggiore rispetto agli altri video presenti sullo stesso argomento. Ok? L'altro video che voglio portarti come caso studio è il video di Riccardo Zanetti, che tra l'altro lo seguo ed è veramente bravissimo come youtuber. E che cosa ha fatto? La copertina è micidiale, perché la copertina praticamente sta lui che è in prima persona, che è ovviamente già abbastanza diciamo conosciuto all'interno di YouTube, con una bella come dire, con un bel modello di pagamento unificato dall'Agenzia delle Entrate. Quindi perché semplicemente lui ha ottimizzato il video per diciamo la partita IVA del regime forfettario della dichiarazione dei redditi. Qui ci sono più parole chiave messe insieme, però lui ha specificato quanto guadagnato in regime forfettario. Ok, perché molte persone magari si chiedono se ne vale la pena aprire una partita IVA in regime forfettario oppure no, quante tasse bisogna pagare, eccetera eccetera, e Riccardo Zanetti ha creato un contenuto ed è infatti uno dei primi risultati quando vai a scrivere regime forfettario all'interno di YouTube. Ok, quindi tra titolo e copertina lui ha praticamente spaccato su questo argomento, perché semplicemente ha ottenuto, come puoi vedere come engagement, ha ottenuto 15.700 e passa like e 582 commenti. Quindi di conseguenza il suo watch time si è alzato tantissimo, perché le persone stanno qui a commentare, stanno facendo engagement, c'è un engagement intorno a questo video, le persone commentano, fanno domande, condividono e lasciano like, e possibilmente, sicuramente, molto probabilmente ha ottenuto anche moltissimi iscritti, perché appunto ha fatto un ottimo contenuto, sia a livello anche a parte il livello di contenuto, ma ha anche ottimizzato il video per titolo e copertina. Ovviamente è andato anche ad ottimizzarlo per quanto riguarda i tag. Infatti se andiamo qui sull'estensione di VDQ, qui sotto ci sono i tag del video. Ok, questi tag regime forfettario 2020 per esempio, eccetera eccetera, dichiarazione dei redditi, partite IVA, forfettario, tutti questi tag fanno sì che questo video va a finire addirittura nei video consigliati, cioè nei video di qualche altro creators che ha creato un contenuto simile, e se quel contenuto simile è esploso di visualizzazioni, anche questo video di Riccardo Zanetti può andare a finire di fianco a questi video e quindi di conseguenza ricevere click e visualizzazioni anche dalla parte dei video consigliati, che non sono altro praticamente che questa colonna qui. Ok, questa colonna che vedi qua sulla destra. Ok, come puoi vedere qui c'è il video di Riccardo Zanetti, che ho aperto il video in questo caso, e nella barra laterale ci sono tanti altri video di persone che hanno trattato lo stesso argomento. Ok, perché YouTube dice ok, se questa persona gli sta piacendo, è interessato a questo contenuto, potrebbe interessarsi anche a questi altri contenuti simili, e quindi gli propongo questi. Ok, motivo per cui nelle slide che ti ho fatto vedere ti parlavo anche per quanto riguarda il fattore di andare a finire nei video consigliati, perché è importantissimo questo. Allora niente, questi due casi, come puoi vedere, sono una prova di quello che ti ho appena detto, di andare a
migliorare la parte SEO del tuo video tutte le volte che vai a creare un nuovo contenuto. Presta attenzione a quei segnali che ti ho appena detto, che hai visto nelle slide, e soprattutto presta attenzione al titolo e alla copertina. Spendi più tempo nella realizzazione della copertina piuttosto che spendere più tempo nell'editing del video, ok? Con questo è tutto, e se ti interessa, sotto in descrizione trovi la mia guida gratuita su come andare a posizionare i tuoi video in prima pagina su YouTube senza avere migliaia di iscritti. Se ti interessa, trovi il link sotto in descrizione. Fammi sapere anche nei commenti cosa ne pensi, lasciami un like, iscriviti se ancora non l'hai fatto e magari anche condividi questo video con chi potrebbe interessare. Noi ci vediamo a un prossimo video.